Amici dell'arte bianca, buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi vi fornisco una ricetta veramente unica e semplice per rifornirvi di pane a casa vostra. Sì, perché la potrete fare tutti quanti con lievito di birra, quindi non avrete necessità di fare dei prefermenti con questo lievito di birra. Sarà un impasto diretto a bassa idratazione, per cui è una cosa veramente molto semplice che se vorrete potrete fare anche manualmente se non avete magari la planetaria o l'impastatrice, potrete farlo anche manualmente, ma soprattutto è una ricetta che potrete fare in pochissime ore con una farina assolutamente non forte, va benissimo una farina 11 massimo 12 grammi di proteine, diciamo, se vi basate su quelle, comunque massimo 240 V di forza vanno benissimo per una lievitazione che va al massimo sulle 4 ore, 3-4 ore diciamo. Sono 4 ore diciamo in totale. Ecco, vedremo la ricetta delle mantovane, un pane molto utilizzato diciamo nella mia zona, soprattutto qua, secondo me un pochettino di più verso il nord Italia diciamo, e comunque un pane da provare, semplice, con molta mollica, morbida e soffice ed è ideale per i panini ma anche a tavola con qualsiasi cosa. Quindi vediamoci subito questa ricetta, magari salvate il video, guardate poi magari anche tutte le fasi che vi metto adesso, vi metto tutti i vari capitoli, le varie fasi sotto in descrizione, così siete molto più comodi a trovare magari la lista ingredienti, a trovare magari i punti che vi servono, tipo la cottura, eccetera. Vi lascio come al solito adesso, d'ora in poi vi lascio sempre sotto tutto citato nei vari punti. Mi raccomando, non perdete il video, guardatelo fino in fondo. Sigla! Ingredienti: 1 chilo di farina tipo 0 oppure 00, comunque 220-240 V di forza, circa 11-12 grammi di proteine, diciamo. 460 grammi di acqua a temperatura ambiente, 60 grammi di olio extravergine, 19 grammi di sale, 10 grammi di malto e 5-6 grammi di lievito secco di birra oppure 15 grammi di lievito fresco. Ecco, l'importante è che se fate questa ricetta in piena estate, diciamo con 28 gradi, dimezziate, diciamo, la dose del lievito, comunque in primavera lo diminuite, perché comunque io mi sto basando su una temperatura di 21 gradi. Se avete la cella di lievitazione potete ovviamente sfruttarla dosando un pochino meno lievito. Cominciamo inserendo nel boccale della nostra impastatrice oppure della planetaria subito lievito, malto, farina e tutta l'acqua. Facciamo girare e teniamo praticamente da parte soltanto il sale e l'olio che andranno alla fine. Adesso praticamente appena facciamo girare un minutino gli ingredienti possiamo già inserire comunque subito il sale, ecco, era per non andarlo proprio a mettere proprio sopra il lievito. Praticamente poi andiamo a mettere comunque molto velocemente anche l'olio, perché comunque è un impasto veramente che si può fare tutto assieme, si può fare tranquillamente anche a mano, perché comunque è una cosa molto molto facile veramente. In 3 minuti lo fate con l'impastatrice spirale, 5 minuti magari con la planetaria facendo un attimino più attenzione, ma davvero. Adesso inseriamo l'olio tranquillamente a filo, però anche tutto in una volta tranquillissimamente, perché non abbiamo proprio problemi che sia troppo idratato, anzi proprio è una percentuale di idratazione più bassa del 50%, per cui sì dai, calcolando anche l'olio siamo al massimo su un 50% di idratazione, perché è un pane pasta dura, quindi teniamo sempre una velocità, io diciamo sul 3 come la mia spirale,
e più o meno anche con la planetaria, comunque van bene basse velocità, non esagerate, ecco, con la planetaria, perché ovviamente comunque ci vuole un po' di forza e non forzatela troppo con velocità troppo alte. Ecco, adesso l'impasto è già formato, adesso noi lo tiriamo fuori dall'impastatrice, formiamo un panetto, naturalmente mettiamo un po' tutto assieme e lo facciamo riposare per circa 40 minuti prima di andare a formare i nostri panini. Lo lasciamo riposare coperto, io utilizzo i nostri contenitori ermetici. Dopo circa 40 minuti dobbiamo effettuare lo staglio, facciamo lo staglio in pezzetti, adesso li pesiamo, stagliamo con il nostro tagliapasta. Vi ricordo che lascio tutti i link in descrizione, naturalmente, di tutti i prodotti utili. Allora facciamo uno staglio di circa 150-155 grammi a pezzo, così con questo quantitativo riusciamo a fare una decina di pani, riusciamo a infornarli magari anche tutti assieme volendo. Pesate bene, se vi restano dei pezzettini non preoccupatevi che li usate per una seconda pezzatura. E pian piano adesso siamo arrivati ad avere tutte le nostre pezzature dovute e quindi cominciamo già a fare la cilindratura di questi pezzi di impasto. Ecco, allora col mattarello noi stendiamo tutto il pezzettino di impasto e arrotoliamo molto bene in questa maniera. Poi si gira da questa parte con la chiusura in alto, mi raccomando, un po' come per i panini all'olio, non so se avete visto la ricetta. Schiacciamo nuovamente in questa maniera e adesso cerchiamo di arrotolare, stringendo diciamo molto bene. Facciamo una bella chiocciolina in questa maniera, lasciamo riposare qua, subito facciamone 4-5, poi comunque copriamo subito perché essendo un impasto a pasta dura, un po' come le rosette diciamo, e se non le coprite subito tende a seccarsi, per cui vi consiglio fatene 2 o 3, poi coprite magari con qualcosa, con un panno o magari con pellicola intanto, poi comunque decidete poi dove mettere, tanto comunque anche spostandole non ci sono assolutamente problemi che si deformino perché comunque è un impasto proprio a bassa idratazione, non si appiccica qua e là. L'importante comunque appunto è lasciarlo ben coperto anche nel momento della lievitazione. Adesso arrotoliamo in questa maniera, vi ho fatto vedere, ne fate vedere un paio, adesso li lasciamo tutti qua vicino. Sto facendo l'ultimo in questo momento. Adesso li coprite per bene sul banco, così in questa maniera, oppure direttamente nella teglia in cui andrete a tagliarli e a cuocerli alla fine, oppure li potete mettere comunque in teglia dentro nella cella di lievitazione per aiutarvi se usate quella. Allora ecco, sono molto lievitati dopo poco meno di 3 ore diciamo. Ecco, con una lama o con un coltello molto affilato, vi lascio comunque il link della lametta, diciamo in descrizione, della lama per pane. Guardate quanto sono ben lievitati a fare questo bel taglio, il taglio quasi verso il centro, diciamo in questa maniera. Cercate di fare un bel taglio, bello profondo e praticamente appena prima di inserirli nel forno fate questo bel taglio, li distribuite bene sulla pala o sulla teglia con cui andrete a infornarli e comunque io penso di infornarli direttamente adesso sulla pietra, ecco col mio F1 circa 200 gradi sia cielo che platea, mentre nel forno casalingo magari meglio sempre su pietra un 220 gradi comunque statico, mi raccomando non ventilato, per 20-25 minuti circa. Ecco. Andiamo a sfornarle dopo circa 25 minuti al massimo comunque. Ecco il nostro bel risultato, le nostre belle mantovane, mi sembrano proprio belle morbide dentro, sinceramente hanno fatto la loro bella
diciamo crostina sopra, belle dorate, sono belle dorate, diciamo che il malto ha fatto, diciamo, il suo dovere, perché in questo caso era per la colorazione. Adesso vedete come sono belle morbide, le ho lasciate riposare, diciamo almeno mezz'oretta. Adesso faccio il taglio così ve le mostro dentro, che bella mollica, bella morbida che hanno, mamma mia, sono proprio fatte per fare un bel panino con il salame. E ovviamente ne ho preso uno di qualità, un salame artigianale, non un salame del supermercato. Io vi ripeto, andate comunque ad acquistare prodotti di qualità per le vostre cose, perché comunque la qualità è una cosa molto molto importante per qualsiasi cosa. Io vado a fare un panino molto semplice, qualcuno mi ha anche detto: ma farcisci i panini soltanto con un affettato? Ok, allora prima di tutto il pane, se è buono, si può mangiare anche senza niente, non serve l'affettato per renderlo buono, ma andiamo a metterci un salume artigianale, che è veramente una cosa unica, in un panino con tanta mollifica molto morbida come questa. Secondo me è veramente una cosa eccezionale, non servono grandi cose rare. Guardate la morbidezza di questo panino. Allora io vi chiedo soltanto di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, naturalmente scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate riguardo a questo pane e soprattutto tutti i vostri dubbi, perché io sono qui anche per rispondere a tutte le vostre domande nei commenti, mi raccomando, anche qualsiasi cosa che pensate riguardo a questo pane. Vi lascio i link utili, naturalmente come al solito, su tutto quello che potete acquistare riguardo a queste ricette, e anche tutti i capitoli di questa ricetta comunque qua nel box, nell'info box, nella descrizione, insomma. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!